Allora, innanzitutto, non chi siamo, ma cosa facciamo. È una cosa nettamente differente. Allora, siamo una società che produce strumenti di sicurezza in ambito di erogazione di servizi, web e non web, e produce strumenti per rendere i servizi altamente affidabili. Lo facciamo per grosse organizzazioni, come intere regioni in Italia. Intere regioni d'Italia, il traffico di intere regioni d'Italia passa attraverso i nostri strumenti. I nostri strumenti analizzano il traffico che passa e prendono delle decisioni sul traffico e anche su come proteggere questo traffico. Quello che abbiamo aggiunto è la parte di sicurezza anche della persona, chi sta operando e quali possibilità ha di operare, che normalmente viene chiamata authentication e authorization. Ecco, interrompetemi quando volete, ok? Durante il corso della presentazione. Oggi appunto parleremo non solo dei prodotti, ma prodotti applicati all'interno della nostra infrastruttura. Okay? Quindi quando la nostra infrastruttura deve erogare questi servizi. Abbiamo suddiviso la sicurezza in sicurezza attiva, passiva, reattiva e sociale. Il collega ci ha parlato molto sulla parte, diciamo, sociale, no? Di come vengono condotti questi attacchi. Quindi, qual è l'obiettivo, diciamo, della sessione? È quello di disegnare un'architettura, okay, che sia non sicura al 100%, perché questo è completamente impossibile da fare, poi ve ne renderete conto durante la presentazione, ma almeno di non fare degli errori macroscopici, okay, nell'impostare l'architettura. L'obiettivo comunque è industriale. Che cos'è che vuol dire? Qual è la differenza tra un artigiano e l'industria? L'artigiano fa dei pezzi unici favolosi, fantastici, no? Però sono molto spesso dei pezzi unici. L'erogazione di servizi è molto spesso così dentro i data center, okay? Però nella complessità poi si perde questa sicurezza e questa omogeneità di erogazione di servizio, omogeneità anche di qualità del servizio e purtroppo omogeneità anche di sicurezza del servizio. Quindi la fase oggi nei data center è quella di passare a un modo industriale di erogare i servizi, quindi con un grado di sicurezza accettabile e un grado di erogazione, voglio dire, dei servizi che abbia degli standard qualitativi abbastanza alti, quindi una erogazione continua dei servizi. Qui andremo ovviamente ad analizzare la parte di sicurezza, ok, ma come intuite c'è un mondo gigantesco sotto. Allora, cosa vuol dire per noi servizio, innanzitutto, no? È un qualche cosa che un utente sulla parte sinistra chiede, ok, per avere un servizio, e un qualche cosa, una macchina dietro, un servizio, un web server, un application server, che eroga questo servizio. Quindi tenetevi bene sempre in mente questa immagine, ok, perché dalla richiesta ad arrivare fino al servizio ci sono tutta una serie di strati che andremo un pochino a guardare e ad analizzare, ovviamente nei limiti del tempo. Parliamo quindi di sicurezza attiva. Allora, che cos'è per Hoplon la sicurezza attiva nei nostri prodotti? Tenendo sempre presente l'immagine precedente. Quindi è una sicurezza che nel momento in cui un utente fa una richiesta, okay, in quel momento l'analisi della richiesta, e se questa richiesta non è autorizzata ad avere il servizio, viene interrotta. Quindi nemmeno un bit passa tra la richiesta, il sistema e l'erogazione stessa del servizio. Se volete torno indietro di una slide che magari è più... Quindi il tutto si dovrebbe fermare, diciamo, all'inizio della nuvola gialla. Non dovrebbe nemmeno arrivare al servizio che è rappresentato da questi 3 server. C'è qualche cosa lì che mi blocca la richiesta. Per noi questa è attiva. Noi abbiamo, all'interno dei nostri laboratori, distinguiamo quindi questi momenti. Uno è il runtime. Runtime è proprio questo, ok? Runtime viene utilizzato nei sistemi operativi per chi ha fatto sviluppo di sistemi operativi, okay? Quindi è quello che succede in quel momento.
Poi distinguiamo near time, tutto quello che possiamo far succedere da 1 nanosecondo, che è 1/1000 di secondo, fino a 10 millisecondi. Vedremo poi questi oggetti come si comportano, okay, all'interno di questi range. Real time invece è tutto quello che supera i 10 millisecondi, ma ha un tempo noto. Potrebbe essere anche un'ora, un giorno, 2 giorni, 5 giorni, ma è un tempo noto. Io so che riesco a elaborare questi dati in 3 minuti. Tutto il traffico che mi arriva lo accumulo e comunque in 3 minuti il traffico viene elaborato, viene analizzato. Okay? Quindi questo noi lo chiamiamo real time. Okay? Comunque viene riportato su ogni slide. La sicurezza attiva è tutta runtime. Che cos'è? L'encryption, per esempio. No? Allora, per analizzare il traffico deve essere in chiaro. Quindi i nostri sistemi, per esempio, fanno da terminatore di sessione SSL, analizzano il traffico, non è che lo analizzano, okay, in questo caso lo analizzano in runtime, quindi lo verificano, e lo fanno passare eventualmente verso il back-end. Okay. Qui già abbiamo detto una cosa enorme, lo fanno passare attraverso il back-end. Anche questo, voglio dire, da capire. Come lo facciamo passare? Lo facciamo passare in chiaro? Lo facciamo passare con re-encryption? Il sistema dall'altra parte ci chiede un certificato digitale per essere sicuri che il traffico arriva dal sistema Open Secure Access? Quindi ci sono tutta una serie, ma dopo sull'esercizio che faremo andremo ad approfondire. Quindi l'encryption, per esempio, è un tema e questo si fa durante il runtime. Arrivano i dati vengono decriptati, c'è diciamo una fase di analisi dei dati in chiaro, routing, se mi chiede un servizio devo andare da una parte, non lo trovo, devo bilanciare dall'altra parte. Okay? Quindi questo è diciamo, quello che avviene in questa fase. Un'altra fase sono le firewall rules. Okay? Le firewall rule devono essere eseguite immediatamente. Anche qui si pone un problema però, perché se sono troppe le firewall rule io non riesco a farle in runtime, altrimenti dovrei rallentare tutti i miei servizi prima che il pacchetto passi. Qui stiamo parlando di firewall, quindi stiamo parlando di pacchetti. Anche questa è una cosa molto importante. Okay? Distinguere pacchetti da stream. WAF rules. WAF invece sono dei sistemi che non guardano i pacchetti, no? Ma guardano il protocollo o i contenuti che passano all'interno del sistema. E anche qui, voglio dire, se lì non dobbiamo mai dimenticarci che le macchine sono macchine e risorse finite, quindi io non posso fare un algoritmo che prende risorse in più di quelle che la macchina mi può offrire. Okay? Quindi tutto quello che io devo fare runtime, voi ricordatevi che lo faccio senza far passare un bit fino dall'altra parte, fino a che non ho finito di analizzare tutti gli elementi. Okay? Quindi deve stare sotto il millisecondo. Okay? Quindi devo usare tecniche di analisi parallela. WAF Rules va a vedere invece il protocollo e va a verificare che, per esempio, i parametri di un header HTTP non abbiano dei parametri particolari, eccetera. In quel momento deve bloccarlo prima che il sistema vada a fare una richiesta verso il back-end. Back-end sono i servizi. Poi c'è anche una fase di authentication, okay? Perché alcuni servizi, anche sullo stesso dominio, ma in alcuni punti magari, sono servizi che hanno bisogno di una autenticazione. Io voglio sapere chi sei. Okay? L'altra cosa è che non mi basta sapere chi sei, ma tu sei autorizzato ad entrare su questo servizio? Tutte queste cose si fanno nella sicurezza attiva, ok? E quindi senza che nulla debba andare verso il back-end. Abituato con... Sicurezza passiva. Allora, quali sono? Allora, che cos'è intanto? Si intende sicurezza passiva, tutte le funzionalità che vanno a lavorare in maniera differita, okay, rispetto al runtime, rispetto al passaggio dei dati. Potrebbero essere veramente anche pochissimi millisecondi, ma sono in differita, quindi qualcosa sta passando. Okay? Qual è il compito della sicurezza passiva? Quella di tracciare, analizzare e poi determinare. Quali sono gli altri elementi? Quindi sicuramente accounting e tracing, la capacità dei sistemi, mentre stanno passando i dati, e quindi completamente in parallelo, altrimenti bloccherebbero il servizio,
di andare a fare un tracing molto dettagliato di tutto quello che sta passando. Catalogarlo, metterlo dentro un database che magari riassume il traffico di moltissimi sorgenti per poter fare delle analisi, delle relazioni su questi dati. Noi utilizziamo per esempio dei database relazionali transazionali, okay, per fare queste cose. Perché? Perché possiamo fare delle correlazioni. Sta succedendo un picco sul DB, ma non c'è un picco nel front-end, non è un attacco di DOS, c'è un problema sul DB. WAF Engine, real time. WAF Engine che cos'è? È un sistema che partendo dal tracing analizza i dati, ne verifica le anomalie e può determinare se quell'anomalia è catalogata su un certo tipo di violazione. Quindi, attenzione, stiamo dicendo tracciare, analizzare, terminale. Non c'è reazione in questo momento. Potrebbe anche solo alzare un alert e dire qui c'è qualcosa che non va. Questi sistemi, tra l'altro, molto avanzati, gli algoritmi, tra l'altro, sono italiani e riescono ad analizzare e scoprire anche violazioni che sono state fatte precedentemente l'attivazione di questi oggetti. DNS. Dov'è che mi accorgo molto spesso che c'è un'esfiltrazione di dati? Cosa vuol dire esfiltrazione di dati? Vuol dire che un personal computer all'interno della nostra infrastruttura è stato violato, oppure un server all'interno della nostra infrastruttura è stato violato e cerca di fare delle richieste DNS. Mi accorgo che è stato violato proprio perché sta facendo delle richieste DNS molto strane, che magari aspettano solo che qualcuno registri il dominio per incominciare a esfiltrare dati verso quel dominio. File Integrity Monitoring. Qualcuno prima aveva fatto una domanda, no, sul sistema operativo, ma è più sicuro un sistema operativo o più sicuro un altro sistema operativo? Non c'è una risposta, come ha detto il mio collega precedentemente. In realtà non basta il sistema operativo, basta un semplicissimo Apache in qualsiasi sistema operativo, con dentro WordPress, con un plugin. Attenzione che il plugin sta agendo in quel momento con le stesse autorizzazioni che abbiamo dato a quel server Apache e ha l'accesso al database, accesso a tutto. E se quel server ha accesso in internet, esfiltra qualsiasi cosa. Okay? Quindi dobbiamo guardarlo un po' più a 360 gradi. Per questo dico che la sicurezza non è solo prodotti, ma deve essere architettura. Poi se i prodotti si adeguano all'architettura, possono attualizzare quell'architettura, è chiaro che sono dei prodotti che fanno per me. File Integrity Monitoring. Che cos'è File Integrity Monitoring? È un sistema che prende delle foto dei vostri sistemi, quindi tutti i file, di tutte le directory che avete, e ne calcola le differenze. Cancellazioni, modifiche, e quindi può dare degli avvertimenti. Questo è sempre passivo ed è in real time, perché se ho dei file system molto molto elevati è chiaro che non può darmi un avvertimento immediato. DOS di DOS detection, questo è un tema a me molto caro, Tra l'altro c'è abbiamo fatto un blog ultimamente dopo gli ultimi recenti attacchi DOS di DOS, dove andiamo a specificare, perché uno parla di DDoS, ma in realtà ci sono diversi attacchi di DOS che possono essere volumetrici, okay, oppure qualitativi, addirittura attacchi di DOS che molto lenti, che però vanno a impegnare tutte le risorse del mio data center. Quindi andate a vederlo perché, voglio dire, è un approfondimento importante su proprio il tema di DOS. E così si capisce anche perché ho un sistema anti-DDoS e le mie applicazioni crashano. Okay? SIEM, ovviamente, sistemi che collezionano dati e che dovrebbero allertare quando ci sono questi sistemi. Perché dico dovrebbero? Perché i dati che arrivano sono veramente enormi, ok? E analizzare tutti questi dati in un real time, cioè in un tempo noto, è veramente molto complicato. Quindi c'è molto lavoro da fare, sto dicendo. Reattiva, quindi sicurezza reattiva. Che cosa parliamo di sicurezza reattiva? Parliamo di un qualche cosa che noi, o i sistemi, che mi impersonifico a volte, ma si attivano per andare a proteggere, quindi a creare delle regole, come per esempio la creazione di regole WAF.
noi siamo molto abituati a pensare a un data center statico, no? Cioè a tempo zero, dopo vedremo l'influenza del tempo, no? Ma in realtà non è così. Io faccio un assessment adesso di penetration, mi cambiano la resilience applicativa e praticamente l'ho buttato via. Quindi deve essere un assessment continuo, quindi con sistemi di intelligenza artificiale basati sull'anomalia. Però questo è un altro discorso, altrimenti ci dilunghiamo troppo. I sistemi devono essere in grado di generare delle regole in automatico. Che regole sono? Parliamo in maniera molto semplice. Sono delle regular expression che vanno a vedere se matchano con dei contenuti che stanno passando in chiaro. Delle regular expression che raggiungono una complessità che l'uomo non può gestire. Magari ci riesce la prima volta che la scrive, no? La seconda volta lui stesso, figuriamoci gli altri, va a rileggere la regola e non la capisce. Quindi devono essere generate in automatico. Una volta che è stata generata quella regola, deve essere provata anche, perché molto spesso applicando una regola non funziona più l'applicazione, perché l'applicazione era stata fatta male e chi ha cercato di utilizzare quella vulnerabilità in realtà ha utilizzato una feature applicativa. Se io blocco quella feature applicativa, quella funzionalità applicativa, non funziona più l'applicazione. E ricordatevi sempre che è tutto in movimento. La prossima volta quella feature non ci sarà, ce ne sarà un'altra da controllare. DOS di DOS Reaction. Okay? Questo, come vi ho detto, è un argomento molto caro a me perché abbiamo sviluppato nel corso degli anni un algoritmo qualitativo. Noi non facciamo anti-DDoS volumetrico, questo lo possono fare solo i carrier, okay? Ma gli attacchi più grossi sono sempre qualitativi, cioè agiscono sulle vulnerabilità dell'applicazione a sopportare, ma non solo il carico, a volte sono a bassissima intensità di carico, a volte aprono solo delle connessioni, la connessione ha un timeout di circa 7 minuti. Cosa significa? Che se io ogni 3 minuti spedisco un byte, tengo la connessione alta fino a saturare le risorse del sistema e i sistemi crashano. Questo tipo di analisi deve essere fatta comunque ogni 5 millisecondi, perché se io supero i 5 millisecondi, il sistema crasha dall'altra parte. Quindi il mio tempo di reazione deve essere al massimo di 5 millisecondi. Comunque c'è un approfondimento, andatelo a vedere sul nostro blog, è recentissimo perché diciamo, l'avvertimento dello stato era arrivato la settimana scorsa, quindi abbiamo descritto un po' come ci si può difendere dal DDoS. Encryption. Perché ho messo encryption sulla sicurezza reattiva? Perché i nuovi algoritmi e nuove tecnologie basate sulla quantistica ci permettono di cambiare nello stesso tempo le chiavi di encryption. E quindi anche questa l'abbiamo messa sulla reattiva, la possibilità di cambiare durante l'utilizzo il paradigma di encryption e quindi dare veramente dei grossi problemi a chi cerca di violare l'SSL. Quali sono le funzionalità? Mi sono dimenticato di dirle. Quella di allertare, quantomeno, no? Cioè, ho un problema, no? Reagire in automatico, lì dove è possibile, ma attenzione con tutti i limiti del reagire in automatico, perché a volte reagire in automatico significa bloccare il servizio, perché il servizio era stato fatto male e quella vulnerabilità è una feature software. Okay? Oppure reagire in differita, cioè dire attenzione, c'ho un problema e il sistema mi aiuta a generare la regola per andare a chiudere il problema. Ditemi se ci sono domande. Sicurezza sociale. Okay. Sicurezza sociale, molto più esperto il nostro collega, noi facciamo prodotti. Dove utilizziamo la sicurezza sociale? Nei corsi ai nostri dipendenti. Okay. Corsi ai nostri dipendenti che devono essere ripetitivi, ma anche come regole di comportamento. Okay. Sicuramente sulle email, no? Questo è chiaro, no? O sull'utilizzo di pendrive, eccetera. Okay. Ma anche per esempio quando si risponde al telefono, ovviamente non vi dico quali sono le regole correttive che noi auspichiamo all'interno ai nostri dipendenti, ma abbiamo delle procedure per rispondere al telefono. Okay? Tipo
la domanda, no? Buongiorno, lei è Valerio Mezzalira? Beh, io so chi sono, no? La risposta, dico quella più semplice, deve essere buongiorno, con chi sto parlando? Perché solo questa semplicissima risposta identifica che quel numero è di Valerio Mezzalira, altrimenti non me l'avrebbe chiesto, avrebbe detto io sono, e si sarebbe presentata. Mai dire sì, per esempio, no? Cioè, se lei è Valerio Mezzalira, con chi sto parlando? Perché sì può essere registrato e utilizzato per dire un sì in un sistema automatico di riconoscimento vocale. Okay? Quindi queste regole, tutti i nostri dipendenti vengono istruiti su questo e vengono fatti dei corsi, okay? Su questo tipo di cose, come rispondere anche ai centralini, eccetera, anche con garbo, perché comunque dalle altre parti magari c'è una persona che inconsapevolmente sta facendo pretexting, ok? Si chiama così questa cosa, ok? E sta catturando dei dati, ma è inconsapevole, poverino, sta guadagnando il suo stipendio. Qui pro quo, ok? Qui pro quo è più, diciamo, purtroppo è il più insidioso, perché molto spesso va su, per esempio, propone un articolo a un prezzo molto basso, faccio tutto l'acquisto, perché ci sono dei template semplicissimi da mettere in linea. Al momento in cui sto pagando con la mia carta di credito, mi dice mi dispiace, la sua non è andata a buon fine, no? Okay? E lì mi hanno già rubato la carta di credito, in buona sostanza. Okay? No, ma diciamo è quello in cui ci cascano di più di tutti, non vorrei dire, mi sono cascato anche una volta. Okay? Okay. Tailgating, okay? Tailgating che cos'è? È il fatto che, una forma fisica, no? Sto entrando in ufficio, un collega dietro mi dice caspita mi sono dimenticato il badge e si accoda. Ecco, questo è il tailgating, ok? Che poi è possibile anche riprodurre comunque con procedure informatiche, ok? Quindi accesso a dei servizi accodandosi a una richiesta lecita, ok? Però qui stiamo parlando di sociale e quindi questo è il tailgating. Okay? Ce ne sono altri, ma questi sono i più comuni, okay, che ho voluto elencarvi. Ecco, su questo, voglio dire, è la cultura quella che conta di più. Okay? Allora, adesso entriamo un po' più in particolare, okay? E andiamo a costruire un nostro data center. Quindi cominceremo con dei pezzettini a costruire il nostro data center, okay? Perché abbiamo una necessità, quella di avere un sito pubblico, okay? www.acme.it, okay? E avere solo dei pezzettini che invece devono avere un accesso privilegiato. Lo vedremo da un punto di vista infrastrutturale a grandi linee, quindi non andremo a specificare, no? Sono un sistemista e voglio introdurre questo sistema di autenticazione. Intanto l'approccio deve essere differente rispetto ai sistemi. Qual è la differenza tra tutti questi sistemi che noi dobbiamo andare a proteggere? È lo scaling. Okay? I sistemi si stanno moltiplicando. Infatti l'anno prossimo verremo al WMF con accesso sicuro anche per i sistemi Wi-Fi, no? Okay, che hanno una caratteristica, no? Di solito possono collegarsi in internet, ma nessuno si può collegare verso il sistema Wi-Fi. Okay? Quindi verremo anche con, già da un anno che ci stiamo lavorando, ma sarà pronto probabilmente l'anno prossimo, quantomeno lo possiamo presentare. Quindi lo scaling, ed è importante lo scaling, lo vedremo adesso su un data center. Andiamo ad analizzare l'elemento minimo, no? L'elemento minimo che cos'è? Il sistema operativo, indipendentemente dal sistema operativo che sto utilizzando, ok? Che cosa c'è dentro il sistema operativo? Ci sono dei servizi. Servizi, attenzione, web, server, application server, questi sono i servizi, o altri tipi di server, nelle forme più disparate, o come processo all'interno di un container. Sono stati 10 anni in Sun Microsystems che ha inventato i container, ok? E quindi sempre un servizio comunque, sempre un application server, sempre un web server, se stiamo parlando di servizi HTTP. Bene, le necessità sono di fare encryption, autenticazione, autorizzazione e accounting. Quindi il minimo indispensabile per poter dare un servizio in sicurezza. Cosa devo fare in questi servizi? Devo andare a fare in modo che un'applicazione generica sviluppata con WordPress, con qualsiasi altro tipo di strumento, con Tomcat, okay,
con altri servizi, arrivato a un certo punto, un certo URL, un certo URI, ok, URI-path, mi chiede autorizzazione, perché lì non può entrare senza un'autorizzazione. È chiaro che devo mettere qualche cosa prima, che normalmente si chiamano filtri, ok, che intercetta la mia richiesta prima. Questa è una richiesta che riconosce che deve essere autenticata e quindi ci chiede di autenticarci. Come lo fa? Già primo problema. Tipicamente lo facciamo in internet, no? Vado in un sistema di autenticazione in internet, un servizio, e io vado ad autenticarmi in internet. Allora, qui vi dico subito il primo problema. Questi application server hanno necessità di andare su internet. Se hanno, e quindi devono avere l'accesso a internet. Se io qui ho un plugin, ho un sistema, ho un virus all'interno, cioè degli agenti, ok, che stanno agendo all'interno del mio sistema operativo, dentro il servizio, non del sistema operativo, questi possono esfiltrare qualsiasi dato, perché io ho la necessità di avere internet a disposizione dentro i servizi. Però, diciamo, stanno assolvendo al loro problema. Potrei dire metto delle firewall rule, eccetera, che non mi permettono di andare da altre parti. Però attenzione che stiamo guardando il sistema minimo. Andiamo su un data center che ha 3000 sistemi operativi virtuali. Devo applicare tutte queste regole. Lo faccio per template, tipicamente. Per esempio, i data center che ho visto che lavorano in maniera migliore, no? Che lo fanno per template. Okay? Però i template cambiano nel tempo, hanno delle necessità diverse. Devo fare delle cose, devo fare degli aggiornamenti, apro di nuovo internet, poi mi dimentico di toglierla o di rimettere le firewall rule. Okay? Stiamo parlando di migliaia di sistemi, okay? Migliaia di servizi. Quindi lo scale è importante. Quello che io faccio come artigiano su un servizio non posso poi applicarlo in maniera industriale. Quello che stiamo facendo oggi nella maggior parte dei data center è applicare artigianalmente i servizi all'interno del mio data center. Con la complicazione, che è ormai prossima, di tutto quello che è IoT. Okay? Quindi non più tardi di un anno fa un'intera pipeline di trasporto del petrolio negli Stati Uniti si è bloccata per qualche settimana, okay? Semplicemente perché le valvole erano comandate come dall'esterno, perché la valvola non può dare servizi, no? Ma come erano comandate attraverso un'email, no? Ovviamente qualcuno sapeva che mandando delle email venivano lette da queste valvole, okay? E le valvole si sono bloccate per settimane, lo trovate sui giornali. No? Quindi c'è un grossissimo lavoro da fare qui. Quindi è ancora più complessa la cosa sul mondo su cui stiamo andando. Bene, incominciamo a mettere dentro quindi un altro tassello, che è il fattore tempo. Okay. E che cosa aggiungiamo al fattore tempo? Diciamo eterogeneità degli ambienti, cambi di paradigma e sicurezza. A tempo T0, allora, tutti i progetti di single sign-on che ho visto da Sun Microsystems anno 2000 okay, purtroppo sono vecchio, okay, a oggi, sono stati veramente molto complessi da mettere in piedi, ma molto spesso non hanno funzionato. Okay? Anzi, io direi che se io ho un progetto di single sign-on e su 1000 servizi ne faccio 10, non è un progetto che ha funzionato. Okay? Ma perché questo? Andiamo a vedere il sistema a tempo. Quindi già a tempo zero faccio difficoltà a mettere in piedi un sistema di questo tipo. Se io vado a dire tempo T1 e il plugin che ho messo all'interno, no, mi si è concesso che sono riuscito a metterlo dentro dappertutto, di autenticazione e autorizzazione, ha un problema di, è stato violato, comunque è un problema di sicurezza, no? Okay? Devo aspettare comunque la nuova release. Peccato che la nuova release non è compatibile con tutti i miei application server. Questo è quello che sta succedendo oggi dentro ai data center. Bisogna avere una visione industriale, ok? Che sta arrivando, un po' alla volta. Purtroppo per errori successivi.
Poi purtroppo arriva anche il tempo T3, no? Cioè anche la Cypher Suite SSL che stavo utilizzando purtroppo è stata hackerata e devo eliminare quella Cypher Suite. Secure Access è un prodotto, ma ha ben chiaro Oplon questo panorama e quindi è un prodotto che è stato applicato ad un panorama, ad una visione di data center. Abbiamo fatto un po' di fatica a farlo capire. Sta passando comunque il messaggio. Non vendere solo il prodotto. Vendere sicurezza significa oggi dare una visione di sicurezza a chi deve prendere delle decisioni. Sì, questa era simpatica comunque, ma è un problema veramente grosso all'interno dei data center. Ecco, tenete presente che all'interno dei data center, se i sistemi vengono violati, l'unica remediation è azzerare quei server e rigenerarli. La soluzione? Quella di demoltiplicare, rendere industriale l'artigianale. Questo è quello che abbiamo proposto. L'ultima evoluzione è Secure Access, ma i prodotti su cui si basa Secure Access sono quelli che abbiamo sviluppato da 12 anni a questa parte. Quindi demoltiplicare significa togliere dei pezzettini all'interno dei miei sistemi e tutto quello che è riportabile a un unico elemento è da mettere in posti che siano singoli, in modo che io possa mantenerli molto velocemente, fa da disaccoppiatore, diciamo noi, ok? Anche se all'interno ho un sistema molto vecchio che non ha quella Cypher Suite particolare, il sistema davanti deve avere la possibilità di aggiornare immediatamente le Cypher Suite, ma lo faccio su 1, 2, 10 sistemi, non su 3000 sistemi. L'altra cosa è l'accounting. Se un'industria si misura solamente se alla fine del processo produce sempre servizi che hanno la stessa qualità, okay, che è possibile migliorare. Quindi cosa devo fare? Devo misurare. Se io non riesco a misurare, non posso dire di avere dei servizi affidabili. Primo, perché non so dare dei numeri, semplicemente. Tra l'altro bisogna trovare anche un'unità di misura. Okay? E questo è un altro problema. E devono essere tutti dati che sono congruenti, cioè non posso avere dei sistemi, mi sono dimenticato di attivare il log, ok? Purtroppo lì c'è stato il problema. Quindi quello che abbiamo fatto con Secure Access rispetto è quello di unificare i servizi anche di remote desktop e remote shell. Okay? Una grandissima novità questa. Il fatto di utilizzare sempre il browser, non solo per i servizi web, lo facciamo da 12 anni, ma anche per i servizi di remote desktop e di remote shell. Tutti i log non sono mantenuti all'interno di quei servizi, non sono mantenuti dentro il sistema operativo. Sì, sono mantenuti dentro il sistema operativo anche, no? Ma se io sono root, posso cambiare la mia history. Se c'è un agente che sta tracciando le mie operazioni, kill -9, scusatemi questo termine, ok? Kill -9 significa spegnere definitivamente il processo, ok? Toglierlo dalla process table, ok? Detto così in maniera molto banale, ok? E quindi posso fare le mie operazioni, cambiare il mio log e quindi io non ho fatto quell'operazione, riaccendere il mio agente. Sono root, ok? Il log con Secure Access non viene mantenuto dentro i sistemi e nemmeno ci sono dei plugin dentro i sistemi, perché sennò ritorneremo sulla logica precedente, ma è mentre l'operatore sta digitando che la sua digitazione, ma anche l'output, viene scritto all'interno del database. Ma anche se fa un editor e scrive delle cose all'interno, tutto, quindi potrebbe scrivere qualche cosa, puoi lanciare un batch, ok? No, anche quello che viene scritto all'interno dell'editor viene registrato all'interno del mio database e questo può essere centralizzato e non modificabile dall'utente, anche se agisce come root. L'altra cosa è il capire che io sto sì agendo come super user in quel sistema, ma mi sono autenticato con il mio multifattore di autenticazione, quindi tutto il log viene riferito a un utente specifico. Quell'utente, come root su quel sistema, ha eseguito delle operazioni. Questo è impossibile da fare oggi. Bene, ho finito, anche in tempo, grazie dei suggerimenti. 2023, come vi ripeto, è
stiamo lavorando a rendere accessibili, in modalità sicura, anche questi oggetti che pervaderanno la nostra vita, ieri ho fatto l'esempio della guida autonoma, ma che cosa succede se la mia auto viene violata? È peggio che avere un servizio giù, questo ve lo posso assicurare. Con il servizio giù potrò avere qualche utente scontento, con un'auto violata è ancora, il problema potrebbe essere molto più grande. Bene, io ho terminato, spero di essere stato sufficientemente chiaro.